E così, fra le tante penne che ho provato nella mia vita, ho anche provato la Trilogy Collection di Musei Vaticani. Già, perché nello shop del Museo Vaticano potete trovare dalla tazza serigrafata, alla maglietta, al peluche, le pubblicazioni, i rosari di ogni tipo, ma anche penne e matite. Fra le penne ci sono queste stilografiche, sono tre con tre colorazioni diverse e quindi tre inchiostri abbinati. Io so benissimo che la curiosità, in questo caso quella che ha mosso la mia amica Stefania a provare queste penne, si potrebbe quasi dire curiosity kill the cat, ma in questo caso diciamo che il gatto si è salvato perché le penne scrivono bene, il costo è quello di un gadget, né più né meno, però quantomeno sono particolari. Pennino, quello classico che troviamo su moltissime penne di terze parti, un pennino all'iridio, che però, dir che se ne voglia, scrivono bene. Sono forse un tantino ruvidi, cioè non così levigati come l'ultima tendenza, parlo dell'ultimo decennio quantomeno, della stilografia internazionale vuole proporci, ma a me non dispiace. Un pennino fine, un pennino tendente al fine, il flusso giusto ma forse appena magro, proprio per trattenere il grado nominale in quello che è giusto che sia. E per il resto, come vedete, un caricamento a converter già dotato nella confezione, ma soprattutto, orrore degli orrori, cosa vedete alle spalle? L'intercambiabilità della punta. Certo, si tratta di un gadget, nello shop viene addirittura etichettato per scrivere, per lui, per lei, per Tizio e per Caio, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. E comunque anche gli inchiostri scrivono e non sono niente male, le colorazioni sono interessanti. Eccolo qua, 2 avvitatine e il gioco è servito. Questa volta avete un roller che viene alimentato con lo stesso inchiostro della penna stilografica. Per qualcuno può essere una cosa orribile, per altri invece può essere un valore aggiunto, cioè avere una penna da intercambiare. E poi volete mettere, c'è anche la bolla papale, io scherzo, ma è una piccola pergamena che dice che questa penna dei Musei Vaticani appartiene alla Dulcis Colorum Collection, già perché questo è il nome della collezione, e poi tante altre informazioni che insomma fanno un po' da corollario a questo, all'acquisto, alla voglia di spingersi insomma nel collezionare una penna di questo tipo. 3 colorazioni, molto bello anche il blu. Sul calamaio avrò qualcosa da osservare, ma lo vedremo dopo, e anche quella rossa, che rossa in realtà non è l'inchiostro ma è il nero dei chierici, ed è un bel nero fitto, inchiostri prodotti ovviamente da terze parti che probabilmente molti conoscono. La penna in sé, lo abbiamo detto, non è nulla di che, è una penna che però ha il suo peso perché ci sono abbondanti parti in metallo, parti delle sezioni, ad esempio il pennino è un pennino anche di quelli abbastanza grandi come dimensioni, ben proporzionato alla penna. E sì, devo dire la verità che insomma ho visto di peggio. Qui le rifiniture sono quelle insomma di una penna di questa categoria, probabilmente dello strumento stilografico che non verrà utilizzato quotidianamente, ma o collezionato oppure utilizzato ogni tanto per scrivere qualcosa di importante, perché probabilmente chi si rivolge a questo tipo di penna stilografica lo fa più per il desiderio di possederla che per un reale utilizzo, anche se come vedrete non sfigurano affatto. L'impugnatura è quella di una sezione abbastanza generosa, il peso c'è e quindi si porta un po' a spasso la penna all'inizio, però poi una volta fatta la tara con il peso si scrive bene ed è anche piacevole da essere utilizzata. Ovviamente non andate a richiedere la flessibilità, la rotondità delle caratteristiche che spesso insomma ricerchiamo in penne di pregio, perché questo è un pennino rigido, è un pennino di quelli che non fa mistero di essere prodotto in quella maniera
e così finire la sua vita. E quindi sì, rigidità è un po' la parola d'ordine, anche se la rigidità, come sapete, ci aiuta per altri versi, perché ci conferisce o conferisce comunque un rigore alla calligrafia che quando siamo in vena di scrivere in quel modo là, ecco, ben venga e c'è senz'altro d'aiuto. Mi ha colpito invece il nero, questo nero dei chierici, che è un nero scuro, profondo, fa la sua parte di nero. In questo caso coniugato con un pennino che non concede molte sfumature, perché l'erogazione è quella che vi ho detto, la gradazione è abbastanza così contenuta, e quindi anche non ci sono, non allargandosi i rebbi, non ci sono variazioni di flusso nel momento in cui metto giù l'inchiostro. Quello è e quello rimane. Bel tratto profondo, bella capacità di copertura, un nero che non mi è affatto dispiaciuto. Semmai un appunto al calamaio: l'imboccatura è davvero risicata, però la penna ci passa e casomai andremo a pulirla. E se proprio invece non vogliamo avere storie, intingiamo e carichiamo direttamente il converter, quello ci passa senza problemi. Piuttosto un'osservazione io la faccio sul tappino che preserva l'ossidazione. Il che è una cosa lodevole, dotare il calamaio di un tappino come questo, però dammi la possibilità di estrarlo senza fare guai, soprattutto quando finisce nelle grinfie di Marco Chiari, che è un pasticcione nato. Quindi sì, è vero che copre, ma non c'è modo di toglierlo senza sporcarsi, e anche facendo molta attenzione. E poi quando lo rimettiamo finisce sempre che maneggiando con un fazzoletto con un fazzoletto di carta o con qualcosa del genere, magari qualche pelucco rimanga lì nell'imboccatura, e anche questo non va bene. Quindi cerchiamo, ecco, di avere qualcosa di un pochettino più funzionale anche nelle operazioni di apertura e chiusura, perché per il resto, come ripeto, è una cosa lodevole. Dal punto di vista del colore, anche questo azzurro, questo blu, lapislazzuli, l'azulite, è molto, molto valido. Un blu saturo, scuro, e soprattutto un inchiostro che asciuga parecchio il tratto. In conclusione, a voler essere maligni, mi verrebbe da dire che è migliore l'esperienza degli inchiostri che quella della penna, ma sono cose che sappiamo già, insomma non c'è alcun mistero in questo. A me sono piaciuti parecchio, e poi comunque, lo ripeto, sarà che il pennino all'iridio è stato tra i primi pennini che ho potuto sperimentare nella mia vita di appassionato di scrittura, quindi dalla scuola media al liceo. Insomma, mi fanno comunque simpatia, è un po' ritrovarmi a casa con questa eccessiva durezza, se vogliamo, però sono pennini anche belli e hanno il loro modo di scrivere. Basta capire come fare, come andargli appresso, come prenderli per il verso giusto, e di sicuro sanno regalare anche della piacevolezza nella calligrafia, perché poi alla fin fine queste penne stilografiche, che è vero nascono come gadget, non per niente si trovano nello shop dei Musei Vaticani, sono però graziose, sono comunque gradevoli, e a volersi mettere, come state vedendo, ci si scrive anche un po' in tutte le salse, perché la tinta è una tinta elegante, tanto il nero quanto il verde. Sapete che sono molto schifiltoso, scusate questo terminaccio, sul verde, insomma, mi piacciono, ma cerco quella tinta là. Questo è un verde un po' diverso da tanti altri banali. Il blu è un blu intenso, ma coniuga anche la scorrevolezza. Il nero è un nero profondo, e allora ben venga, vuol dire che mi comprerò 3 inchiostri con allegate 3 penne stilografiche. Vi lascio alle immagini e vi saluto dandovi l'appuntamento ai prossimi video, e ringraziando ancora una volta Stefania e Roberto, perché mi mettono così nelle mani queste penne che posso provare e poi raccontare a voi a mia volta. Ciao a tutti!